Benvenuti ragazzi anche oggi sul mio canale. Allora, oggi vi faccio vedere queste fantastiche calze da notte molto semplici da realizzare. Io vado a usare il Colora Magic Baby della Filanti 3 sfere, che sono gomitoli da 50 grammi. Per le nostre calze ci occorrono proprio circa 50 grammi di lana, quindi questo significa che con un solo gomitolo andremo a realizzare le nostre calze da notte. Per le nostre calze da notte vi dico già che sono fattibili in tutte le misure, quindi io vado adesso a realizzare una taglia che è più o meno per un piede 38-40, però basterà semplicemente proseguire con le righe per i numeri più grandi, quindi veramente sono per tutti queste calze, quindi anche per i principianti saranno veramente facili da realizzare. Io ho realizzato con la stessa lana anche una mantella, ve la faccio vedere, eccola qui. Anche questa è di una lavorazione molto semplice, andremo a fare degli aumenti in verticale, quindi per le persone che hanno difficoltà a lavorare in tondo questa sarà una lavorazione veramente molto semplice da realizzare. Detto questo, vi ricordo di attivare la campanella per ricevere le notifiche sul canale YouTube. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e soprattutto, se vi fa piacere farmi vedere i vostri lavori, iscrivetevi al gruppo Le Amiche di Rosa Parlato YouTube. Per acquistare lo stesso filato, se vi piace, che poi insomma lo trovate in varie sfumature, nel box informazioni vi metto il link di 3 sfere shop. Detto questo, passiamo adesso al tutorial. Allora, per il nostro tutorial io vado ad usare l'uncinetto 3,5 e come già vi ho detto utilizzo la lana Colora Magic. Allora, iniziamo la lavorazione con un anello magico, quindi qui abbiamo, vedete, il filo corto, io faccio una X con il filo del gomitolo, vedete questo qui, faccio una X in questa maniera qui, quindi filo del gomitolo così e filo corto verso sinistra giù. Entro, vedete, all'interno in questa maniera, dove ho il filo più corto, mi aggancio con il filo del gomitolo in questa maniera qui e chiudo con una maglia bassissima o catenella. A questo punto realizzo un'altra catenella, questa sarà la prima maglia. Adesso filo sull'uncinetto, entro all'interno del cerchio magico e lavoro un'altra maglia mezza alta, quindi filo sull'uncinetto e scarico, vedete, i fili tutti insieme in questa maniera qui e abbiamo 2 maglie all'interno del nostro cerchio. Di nuovo filo sull'uncinetto, entro all'interno dell'anello magico, carico il filo, ho 3 fili, vedete, sull'uncinetto, filo sull'uncinetto e scarico tutto insieme. Di nuovo filo sull'uncinetto, entro all'interno dell'anello magico, carico il filo, 3 fili sull'uncinetto, carico e scarico tutto insieme. Adesso andiamo a proseguire così e dobbiamo avere in totale 12 mezze maglie alte. Una volta vedete che ho lavorato le mie 12 mezze maglie alte, il filo, quello più corto, lo tiriamo e chiudiamo il nostro cerchio in questa maniera qui. Adesso guardate, sulla seconda catenella, quindi 1 e 2, entriamo all'interno e chiudiamo con una maglia bassissima in questa maniera qui, quindi entro e chiudo a maglia bassissima, quindi ho 12 maglie nel cerchio magico. Adesso 1 e 2, filo sull'uncinetto e dobbiamo entrare in ogni punto, quindi in questo già lavorato entro e lavoro un'altra mezza maglia alta perché la prima saranno le 2 catenelle. Filo sull'uncinetto, nel prossimo entro e lavoro sempre 2 mezze maglie alte, quindi 1 e di nuovo 2. Di nuovo nel prossimo punto, vedete che è questo, entro e lavoro di nuovo 2 mezze maglie alte nello stesso punto. E di nuovo, vedete, nel prossimo 2 mezze maglie alte, 1 e 2 e andiamo a proseguire così aumentando lavorando 2 punti mezzi alti in ogni foro, quindi in ogni maglia lavoriamo 2 mezze maglie alte fino alla fine. Una volta vedete che abbiamo lavorato tutte le nostre maglie, abbiamo 24 maglie mezze alte, quindi abbiamo il doppio della lavorazione. Entriamo, vedete, sempre nella seconda catenella che abbiamo lavorato e chiudiamo a maglia bassissima.
in questa maniera qui. Adesso io per la terza riga non farò altro che lavorare le maglie in maniera semplice, che vuol dire non vado ad aumentare, 2 catenelle, filo sull'uncinetto, vedete in ogni punto che segue lavorerò semplicemente una maglia mezza alta, quindi su ogni punto vedete una sola mezza maglia alta, quindi andiamo a lavorare i 24 punti con una mezza maglia alta su ogni punto, quindi vedete una sola mezza maglia alta su ogni punto in questa maniera qui, e alla fine avremo sempre 24 mezze maglie alte, quindi andate a proseguire. Quando arrivo, vedete, alla fine della mia terza riga, di nuovo entro all'interno della seconda catenella in questa maniera qui e chiudo sempre a maglia bassissima, così. Quindi abbiamo 1, 2 e 3 righe. Adesso nella quarta riga io vado a fare l'ultimo aumento per quanto mi riguarda. Allora, come decidiamo l'aumento? Allora, l'aumento che vado a fare io è 4 mezze maglie alte e nel quinto 2 mezze maglie alte, 4 mezze maglie alte, nel quinto 2 mezze maglie alte. Quindi vado a fare un aumento ogni 4. Chiaramente questa è una misura per un piede con una calzata classica. Ma se dobbiamo realizzare ad esempio una calza a qualcuno che ha un piede più gonfio, dobbiamo fare un aumento più spesso. Quindi se dobbiamo fare una calzata più larga faremo 2 mezze maglie alte e nel terzo un aumento, 2 mezze maglie alte e nel terzo un aumento. Io vado a fare invece, per chi calza, deve calzare un piede classico, quindi un piede che non si gonfia, un piede insomma nella norma, diciamo così, andiamo a fare questo tipo di aumento. Quindi filo sull'uncinetto, 2 catenelle, entriamo e lavoriamo la seconda mezza maglia alta, entriamo nella terza mezza maglia alta e lavoriamo anche la quarta mezza maglia alta. Quindi abbiamo lavorato 1, 2, 3, 4 mezze maglie alte e nel quinto lavoriamo 2 mezze maglie alte, 1, vedete nello stesso punto un'altra mezza maglia alta, di nuovo una mezza maglia alta nel prossimo, una mezza maglia alta nel secondo, una mezza maglia alta nel terzo, una mezza maglia alta nel quarto e nel quinto punto lavoriamo 2 mezze maglie alte in questa maniera qui e andiamo a proseguire fino alla fine. Arrivo, vedete, nell'ultimo punto dove ho fatto la mia sequenza, quindi 4 mezze maglie alte, e nell'ultimo punto lavoro le ultime 2 maglie alte, quindi il mio aumento in questa maniera qui. Quindi vedete che qui adesso si va ad allargare un pochino. Adesso entriamo ovviamente all'interno della seconda catenella e lavoro sempre la mia maglia bassissima per chiudere il lavoro. A questo punto vedete io ho praticamente realizzato quello che sarà la mia larghezza totale, diciamo così. Adesso io non devo fare altro che andare a proseguire per l'altezza che mi serve per la mia misura del piede. Quindi se abbiamo un piede 36 sarà ovviamente più corto rispetto alla misura del 38 o del 40. Io adesso vado a proseguire per un piede che misura circa misura 40, diciamo 38-40, questa sarà più o meno la misura. Quindi dalla sesta riga, quindi 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, dalla quinta riga in poi fino alla riga 25 io lavorerò semplicemente a mezza maglia alta, ok? Quindi lavoreremo il restante delle righe semplicemente lavorando le 2 catenelle, filo sull'uncinetto e in ogni punto vedete che segue io lavoro semplicemente delle mezze maglie alte, 1, 2, 3 e così via, una mezza maglia alta in ogni punto. Quindi arriviamo fino alla fine della quinta riga. Arriviamo, vedete, alla fine della quinta riga e anche qui andiamo a chiudere sempre a mezza maglia, con la maglia bassissima, scusatemi, maglia bassissima in questa maniera qui. Quindi abbiamo lavorato 1, 2, 3, 4 e 5 righe. Adesso dobbiamo lavorare
altri 25 righe a maglia mezza alta semplice e dobbiamo avere un totale di 30 righe, comprese le 5 che abbiamo già lavorato. Quindi andate a proseguire semplicemente lavorando dei giri semplici, quindi lavoriamo sempre le 2 catenelle, filo sull'uncinetto e in ogni punto, vedete, lavoriamo la mezza maglia alta, proprio semplice semplice. Quindi su ogni punto una mezza maglia alta. Quando arriviamo alla fine della riga, sulla seconda catenella chiudiamo il lavoro a maglia bassissima. Una volta vedete che ho lavorato le restanti 25 righe, quindi ho 30 righe totali, la mia altezza sarà di 28 centimetri. Quindi praticamente io vado a calcolare sia l'altezza del piede, quindi la lunghezza del piede, e anche un po' di caviglia, ovviamente, che arrivi più o meno alla caviglia. E voi dovete calcolare questo. Ovviamente tenete conto che quando andremo a infilare la calza slabbra, quindi arriverà anche ad un'altezza di circa 30 centimetri. Quindi voi, se dovete fare una misura che superi questi centimetri che vi ho detto, quindi un piede molto più grande, 42-44, dovete fare più righe in altezza, quindi andate a rendervi conto di questo. Però l'inizio del lavoro sarà identico per ogni numero, parlando sempre di una calzata classica. Adesso andiamo a proseguire in questa maniera qui. Andiamo a fare un'altra riga di lavorazione a maglia alta, quindi io lavoro 1, 2 e 3, filo sull'uncinetto e nel prossimo lavoro una maglia alta. Di nuovo filo sull'uncinetto e nel prossimo una maglia alta. Quindi adesso lavoriamo una maglia alta in ogni punto sottostante. Quindi una maglia alta in ogni punto fino ad arrivare dove abbiamo iniziato. Quando arrivo, vedete, all'ultimo punto, 1, 2 e 3 e sulla terza catenella vado a chiudere a maglia bassissima. Adesso su queste maglie alte dobbiamo lavorare 3 righe totali di maglie alte in rilievo e alterneremo la maglia alta in rilievo davanti e sul dietro. Come si fa? Allora 1, 2 e 3, filo sull'uncinetto. Allora la maglia alta in rilievo si fa entrando, vedete, sul davanti, quindi io entro sul davanti, attraverso dietro la maglia alta e esco sul davanti, carico il mio filo, esco sempre, vedete, sul davanti e chiudo a maglia alta, quindi scarico 2 fili e poi di nuovo 2 fili. Adesso filo sull'uncinetto, sulla prossima maglia io entro da dietro, quindi vedete, entro proprio da dietro al foro, attraverso il foro, passo sul davanti, esco sul dietro e vedete sono proprio sul dietro della lavorazione. Ops. Quindi entro, vedete, da dietro, vado sul davanti, entro da dietro, carico il filo, sono dietro, vedete, alla lavorazione. Voi questo punto lo vedete sul davanti, io i fili ce l'ho dietro e scarico 2 fili e poi altri 2 fili per la maglia alta. Adesso maglia alta in rilievo davanti, significa che io entro sul davanti, vedete, attraverso da dietro, quindi la maglia alta, esco sul davanti, carico il filo, sono, vedete, sul davanti della lavorazione 3 fili sull'uncinetto, scarico i primi 2 e poi gli altri 2 a maglia alta. Quindi vedete, lavorazione alternata. Di nuovo filo sull'uncinetto, adesso devo fare la maglia in rilievo dietro, quindi entro, vedete, da dietro, quindi entro da dietro così, passo sul davanti e vado di nuovo dietro e carico il filo attraversa la maglia ma esce, vedete, da dietro, quindi scarico i 2 fili e scarico di nuovo i 2 fili per la maglia alta in rilievo davanti, entro sul davanti, passo dietro alla maglia alta, esco sul davanti, carico il filo, vedete, la lavorazione sul davanti, scarico i primi 2 fili e altri 2 fili. Quindi questa è la lavorazione alternata che adesso andiamo a lavorare. Quindi andate a proseguire per tutta la riga. Quando arrivo, vedete, dove ho le 3 catenelle, il punto, il penultimo punto, qui ho lavorato la maglia dietro, filo sull'uncinetto, vedete, entro sul davanti,
lavoro l'ultima maglia a rilievo per questa riga. Quindi dove abbiamo, vedete, le 3 catenelle, noi non lavoriamo la maglia in rilievo, semplicemente 1, 2 e 3 ed entriamo, vedete, sulla terza catenella e chiudiamo a maglia bassissima. Quindi l'ultima maglia di 3 catenelle verrà semplicemente chiusa semplicemente a maglia bassissima in questa maniera qui e chiudiamo la lavorazione. Quindi vedete, sono tutte il rilievo davanti e dietro tranne quella con le 3 catenelle. Adesso di nuovo 1, 2 e 3 e qui ho, vedete, la maglia in rilievo davanti, la vediamo, è molto semplice vederla, vedete, perché sta proprio intorno alla maglia, filo sull'uncinetto e quindi dove abbiamo davanti lavoriamo la maglia davanti, quindi entriamo, vedete, sul davanti del foro, attraversiamo e carichiamo in questa maniera qui e chiudiamo maglia alta. La prossima maglia quasi non la vediamo, vedete, perché è una maglia dietro, quindi filo sull'uncinetto, entriamo da dietro nel foro, la attraversiamo, usciamo sempre da dietro, vedete, in questa maniera qui, lavorazione dietro, 3 fili sull'uncinetto, scarichiamo i primi 2 e poi gli altri 2 a maglia alta. Di nuovo, vedete, quella davanti la vediamo benissimo, filo sull'uncinetto, entriamo sul davanti, passiamo da dietro, usciamo sul davanti e carichiamo il filo, scarichiamo i 2 fili e di nuovo 2 fili. Adesso filo sull'uncinetto, abbiamo quella dietro, vedete? Quindi io entro da dietro, passo sul davanti ed esco da dietro, carico il filo e la lavorazione è dietro, vedete? Scarico i 2 fili e di nuovo altri 2 fili e ho scaricato un'altra maglia. Quindi vedete, in questa maniera qui, dove abbiamo la maglia alta lavoreremo una maglia alta in rilievo davanti, dove abbiamo la maglia lavorata dietro la lavoriamo dietro. Quindi andiamo a proseguire in questa maniera qui. Arrivo, vedete, nel penultimo punto da lavorare e ho la maglia in rilievo davanti, quindi filo sull'uncinetto, entro sul davanti, l'attraverso e lavoro la maglia alta in rilievo sul davanti. Qui ho, vedete, le 3 catenelle che semplicemente 1, 2 e 3 vado a chiudere sulla terza catenella in questa maniera qui a maglia bassissima. Quindi ho realizzato praticamente le prime 2 righe. Adesso vado a lavorare un'ultima riga, vedete, io ne ho lavorate 3, quindi 1, 2 e 3. Qui ho, vedete, di nuovo la maglia alta in rilievo perché lavoriamo in tondo, quindi le lavorazioni saranno sempre uguali. Attraversiamo, vedete, sul davanti, entriamo nel primo foro, da dietro usciamo sul davanti e lavoriamo la prima maglia alta sul davanti. Filo sull'uncinetto, quella dietro la vediamo perché vedete si presenta come sul davanti ma dietro, entriamo da dietro, attraversiamo, usciamo da dietro così, carichiamo il filo sempre uscendo da dietro, scarichiamo 2 fili e di nuovo 2 fili e andiamo a proseguire quest'altra riga fino ad arrivare alle 3 catenelle. Lo vedete di nuovo nel penultimo punto, filo sull'uncinetto, lavoro l'ultima maglia alta in rilievo davanti e dove ho, vedete, le 3 catenelle 1, 2 e 3 vado a chiudere a maglia bassissima in questa maniera qui. Chiudo a maglia bassissima, taglio il filo, sfilo il mio filo e lo vado, vedete, a nascondere all'interno della lavorazione, quindi dal davanti prendo il filo così e lo riporto, vedete, così dove ho l'altra maglia al centro, vedete, in questa maniera qui e lo porto dentro e lo nascondo ovviamente con un ago da lana. Quindi, come potete vedere, la nostra calza è terminata. Sarà molto semplice realizzare la coppia. Allora, se vedete, questa io l'ho indossata per provarla. Come potete vedere, si forma proprio la forma del tallone. Quindi voi avete questa particolarità che la calza è bella tesa, quindi non andrà
slabrando troppo, quindi aderirà al piede e questa lavorazione la terrà ferma alla caviglia. Quindi andate a realizzare la vostra versione e se vi fa piacere farmele vedere iscrivetevi al gruppo Facebook Le Amiche di Rosa Parlato YouTube. Io vi saluto al prossimo tutorial.